Potatura della pianta del rosmarino, questa aromatica ragazzi che va dappertutto, gli arrosti, le patate, vabbè oggi parliamo della potatura. È semplicissimo, è più facile farsi che dirsi. Sono tre le regole principali. La prima, rispettare il periodo della potatura, il tempo in cui si pota. La seconda è l'eliminazione di tutti i rami che non ci servono. La terza è effettuare dei tagli ben precisi per dare una conformazione omogenea per cui la pianta gli piace tanto crescere. Seguitemi in questo video, lo faccio velocissimo in modo che non vi annoiate ma sapete potare perfettamente la pianta. Dai, venite insieme a me. Allora, prima di venire a tagliare la pianta, la potatura del rosmarino, qual è il periodo adatto? Non ci possiamo sbagliare, sono due i periodi. Il primo è dopo i rigori invernali e prima della ripresa vegetativa e qui vi dovete regolare voi, cari amici miei, perché se siamo al sud o siamo al nord i periodi possono cambiare. Io che sto nel centro Italia aspetto per potare che siano passati i giorni della merla, quindi quando è il 10 marzo posso iniziare a potare perché oramai il freddo è difficile che arriva e comunque poi con queste stagioni oramai calde siamo fuori dai rigori invernali. Per chi sta al sud può anche potare in modo anticipato. Perché in modo anticipato? Perché poi la pianta germoglia in modo anticipato, quindi dobbiamo potare prima che la pianta germogli e inizieremo magari al sud al 15 febbraio. Al nord allontanatevi un po', andate un po' più là rispetto ai primi di marzo, potate tranquillamente anche verso il 15-20 marzo, non c'è nessun problema. La seconda cosa da rispettare è l'eliminazione di tutti i rami. Quali sono? Quelli che oramai hanno prodotto, quelli che sono secchi, quelli che sono malati e quelli che si intrecciano. Semplicissimo, un gioco da ragazzi. La terza regola è effettuare una potatura adeguata. Ragazzi, ogni potatura è sempre un danno sulla pianta, la pianta in natura non la pota nessuno, la facciamo noi esseri umani per avere magari dei frutti da raccogliere in modo più comodo, per tenere una pianta tondeggiante piuttosto che quello che vogliamo. Comunque ogni taglio è una ferita, quindi pochi tagli e assestati. Ecco che anche sulla pianta del rosmarino, ma questa regola è generale dappertutto, si fanno i tagli di ritorno. Spiego un attimo il concetto e poi li andiamo a fare. I tagli di ritorno sono quei tagli che significa raccorciare un ramo principale ad una derivazione laterale. Questa derivazione laterale deve essere circa un terzo del ramo principale, quindi ramo principale, il secondario, quindi quello laterale, dimensione di un terzo. Non ci mena nessuno se quel ramo laterale magari è la metà del ramo principale o è un quarto, questa è la regola generale. In questo modo adesso lo vediamo quando io faccio un taglio di ritorno. Con un taglio solo ho assestato la pianta e crescerà su bella, fresca, bravi e rigogliosa. Allora, per prima cosa eliminiamo dalla chioma i rami malati, spezzati, rotti, non produttivi e secchi. Quindi ci armiamo di un paio di forbici, le forbici nella potatura ragazzi, dategli sempre prima di iniziare a fare i tagli una passatina con alcol a 70 gradi, le come si dice, disinfetterà. A questo punto osserviamo all'interno della chioma questi rami che non producono più. Questo ad esempio è un ramo rotto. Dove lo dobbiamo tagliare questo ramo rotto? Non al primo germoglio, perché qui oramai il secco sta andando indietro, al secondo germoglio che noi troviamo bello fresco. Quindi ci mettiamo, come in questo caso, vicino al rametto, taglio secco e abbiamo fatto l'asportazione del rametto che oramai era malato o secco. Procediamo così per tutti gli altri rametti che noi troviamo secchi. Questo lo elimino, quest'altro anche, e lo elimino a filo del rametto in questo modo qua, in modo che faccio con un taglio solo ed una ferita l'asportazione del ramo che oramai non mi serve più. Tolgo anche questo e vado avanti in questo modo. Durante questi tagli, se troviamo dei rami che oramai sono secchi, noi li portiamo via. Poi vado ad asportare i rami che si intrecciano, che si toccano, come in questo caso qui. In questo caso io osservo
quale ramo, eliminandolo, con un taglio solo, ho liberato la pianta. Se tolgo questo ramo qua e vado indietro e lo seguo, se io vado fino in fondo, vedo che se lo taglio in questo punto qua, ho liberato completamente la mia pianta. Una volta che ho liberato la pianta da tutti questi rami, sarà molto più snella, molto più libera. È l'ora di fare il terzo passaggio, la potatura con i tagli di ritorno. Nella potatura del rosmarino, ragazzi, è semplicissimo il lavoro da farsi una volta che abbiamo fatto tutti i lavoretti fino adesso visti. Dobbiamo sempre cercare di dare una forma tondeggiante al rosmarino. Come si fa? In modo semplicissimo, basta tagliare i rami più alti di una porzione che noi decidiamo con tagli di ritorno. Che cosa significa? Già lo abbiamo accennato. Mi abbasso un poco per vedere bene il lavoro che c'è da fare. La rotondità della pianta è questa, ecco, vedete, qui sto impuntando questo ramo qua, ok? Quindi su questo ramo che sta sfuggendo verso l'alto si fanno i tagli, come abbiamo detto, di ritorno. Un paio di forbici affilate e disinfettate, mi metto in una posizione, un attimo che mi avvicino con la camera, in una posizione dove tagliando questa parte di ramo io lascio, eccoli qua, un ramo laterale. Questo è il taglio di ritorno. Adesso qui ho sistemato, vedete che adesso è alla stessa altezza di questo ramo qua, ho sistemato la mia chioma, questi 3 rametti cresceranno in modo più equilibrato e vedrete che la vostra chioma diventerà tondeggiante e comunque il rosmarino non sfuggirà più in alto e in basso rimarrà sempre bello, folto, vegeto e rigoglioso. Ripetiamo però questo concetto di taglio di ritorno, andiamo più lentamente. Prendo il ramo che sta crescendo verso l'alto, mi avvicino un attimo con la camera, lo seguo un po' in giù e quando trovo una derivazione laterale dove il raccorciamento è proprio quello giusto, quello idoneo, io mi ci metto vicino con le mie forbici da pota. Un taglio secco e vedete che con un taglio ho asportato un'intera porzione di rosmarino di pianta e l'ho equilibrata al contempo, vedete? Eccoci qua. Una volta che ci prendete le mani, davvero semplice fare i tagli di ritorno sul rosmarino, ragazzi. È una passeggiata. Questi ragazzi non li buttiamo assolutamente. Un arrostino con le patate, con 2 braciolette da essiccare. Insomma, il rosmarino è davvero una gran risorsa. Poi possiamo anche riprodurre il rosmarino in un modo semplicissimo, ragazzi. Paio di forbici, cimate il rosmarino, con 2 dita prendete 2 cm di rosmarino e tirate così, avete fatto la talea. Immergete questa talea in un po' di radicante, la infilate in un po' di terriccio umido, quindi un vasetto, e in 3 mesi avete una nuova piantina, semplicissimo. Dai ragazzi, io vi saluto così, ci vediamo alla prossima, iscrivetevi al canale, un abbraccio a tutti da PG per gli amici. Pier Giorgio per gli altri, dai scherzo, un abbraccio, ciao ragazzi.